Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi vi voglio deliziare con una preparazione particolare che in genere lascia tutti stupefatti, già perché si tratta di una contaminazione fra la tradizione culinaria siciliana e quella romana. Sto parlando degli arancini al cacio e pepe. Niente male, eh? E allora mettetevi comodi, ma non troppo, perché cominciamo subito. Io sono Francesca e questa è Scola la Pasta. Allora, stiamo parlando di cacio e pepe. Normalmente il cacio e pepe è qualcosa che mettiamo sui tonnarelli, sui rigatoni. Nella tradizione romana il cacio e pepe è un must, quindi oggi noi l'abbiamo voluto riproporre in questo modo diverso. Questa è una mia personale ricetta, ce ne sono tante nel web, ne ho viste, però ci mettono troppe cose. Il mio è proprio un arancino, cacio e pepe. Andiamo a vedere gli ingredienti. La prima cosa, la più importante, è proprio il pecorino, che dovrà essere il pecorino romano. Come sapete, io sono una fanatica del pecorino romano, pecorino buccia nera. Piccola nota, sapevate che il pecorino romano, che è nato a Roma circa 2000 anni fa, è prodotto prevalentemente in Sardegna? Pensate, il 97% del pecorino romano è prodotto con latte di pecora in Sardegna ed è un prodotto DOP, denominazione ad origine protetta. È importante questa cosa, ci tengo a dirla perché è davvero stupefacente. E il consorzio, la sede del consorzio del pecorino romano DOP è proprio a Macomer in Sardegna, lì ne capiscono qualcosa, ma è il pecorino romano. Allora andiamo proseguendo con i nostri ingredienti a vedere che naturalmente c'è anche il pepe, cacio e pepe. Abbiamo del riso bianco Carnaroli che andremo a sfumare con del burro, del vino, e infine abbiamo del latte che poi vi mostrerò come si deve utilizzare, e della cipolla che può essere anche una cipollina fresca. In questo caso io avevo una cipolla normale, quindi ne useremo soltanto poca, e poi un tuorlo. Mescolati così non si capisce niente, quindi andiamo a vedere la preparazione. Cominciamo? Allora, incominciamo per prima cosa con la cipolla. Andiamo a sbucciare. Come vi dicevo, io non la userò tutta. Io levo sempre, oltre alla buccia principale, anche un primo strato che è più coriaceo, non mi piace e lo tolgo. Io vedo che non lo fa nessuno, sarà che sono fissata io. Naturalmente toglieremo anche questa parte qui verdina che non ci piace. Ecco, una cosa carina che io faccio è, sono un po' fissata a utilizzare la grattugia. Molti la tagliano al coltello, molti nel mixer, no, io la grattugio e mi regolo molto meglio, vi farò vedere perché, così la cipolla rimane intera. Quindi procedo a grattugiare una quantità di cipolla che mi serve per il riso, ancora poca. Tra un po' si piange. Voilà, può bastare. La cipolla che avanza la metterò da un'altra parte. Ecco qua. Ok, perfetto. Ora procediamo, andiamo a metterlo sul fuoco. Allora, ho messo la cipolla e adesso mettiamo un po' di burro a una temperatura media, sempre basso-media tendenzialmente. Facciamo sciogliere il burro e aspettiamo che la cipolla imbiondisca un po'. Ok, la cipolla è imbiondita, diciamo che ci vuole più o meno un minuto, e verso il riso. Lo mescolo un pochino e aspetto che si tosti. Questa è la classica fase importante in qualsiasi risotto, quella in cui appunto il riso si deve tostare un po', deve diventare leggermente croccante, sembra, e diventa un po' lucido perché con il burro sposa insieme. Quindi aspettiamo qualche istante e poi andremo a sfumare con un po' di vino. Dopo circa 1-2 minuti sentite che il riso sfrigola in pentola, quindi diciamo che è tostato. Procedo a sfumarlo con un po' di vino bianco. Non è proprio mezzo bicchiere, è un po' meno, non ne serve molto. Lo facciamo evaporare e cominciamo adesso a sfumare con il brodo. Prima non ve l'avevo detto tra gli ingredienti perché stava scaldando dall'altra parte sull'altro fornello, ma lo troverete negli ingredienti qui sotto nelle descrizioni. Vado a prenderlo. Inizio con un mestolo di brodo e vado avanti poi piano piano. Come lo faccio questo brodo? È molto semplice, in genere utilizzo il dado granulare o vegetale o di carne, in questo caso è il dado di vegetale. E inizio piano piano e lo lascio evaporare e poi proseguo di volta in volta. Questo è il metodo tipico del classico risotto, quindi stiamo facendo una cosa semplicissima. Aspettiamo che si asciughi un po' e procediamo.
È pronto, adesso devo spegnere e lo lasciamo raffreddare per una decina di minuti e ci andiamo ad occupare della crema di pecorino e pepe. Alla base del cacio e pepe c'è la famosa cremina che si fa con il pecorino grattugiato e il pepe. Noi faremo una cosa analoga, però questa volta anziché andarla a sciogliere con l'acqua di cottura ricca di amido, utilizzeremo il latte, ma stiamo facendo una preparazione un po' diversa. Quindi prendo il pecorino e lo metto in una ciotola. Poi aggiungo il pepe, lo mescolo bene e comincio a sciogliere il tutto con il latte a temperatura ambiente. Intanto il nostro riso si sta raffreddando e noi prepareremo questa crema che andremo ad incorporare nel riso. Adesso il riso si è un po' freddato, non troppo, giusto una decina di minuti. Ci serve perché andiamo ad incorporare la crema di pecorino ed evitiamo lo shock termico. Come ultima operazione andiamo ad incorporare un tuorlo che dà anche un bel colore giallino. Adesso dovremo aspettare il completo raffreddamento e per fare questo trasferirò il tutto in una teglia. Vediamo tra poco. Il nostro riso adesso è freddo, è pronto, non deve essere completamente freddo, però l'importante è che sia lavorabile. Soprattutto è un riso che, come potrete vedere, non è proprio un risotto da servire, è un riso abbastanza incollato, ma è proprio questo il nostro obiettivo. Noi dobbiamo lavorarlo per fare gli arancini. Faccio un breve riepilogo, come abbiamo fatto? Allora abbiamo preso una cipolla bianca e l'abbiamo grattata e scaldata con del burro fino ad imbiondirla. Abbiamo aggiunto il risotto per la tostatura e abbiamo sfumato con un po' di riso bianco. Da allora abbiamo cominciato la cottura con del brodo vegetale. Io uso del dado granulare, sono 500 ml di brodo. Noterete che non abbiamo mai parlato di sale per due ragioni. Prima perché il brodo è già salato, secondo perché andremo ad utilizzare il pecorino che di per sé è molto saporito, quindi in questa ricetta il sale proprio non esiste. Procuratevi un paio di guanti, ora andiamo a preparare gli arancini. Prendo un mestolo di questo riso e formo una palla. Sarà il nostro arancino che passerò nella panatura classica, quindi cominciamo dalla farina. Io mi aiuto con dei cucchiaini. L'ideale sarebbe avere qualcuno che ci aiuta per fare questa operazione, così non ci dobbiamo sporcare troppo le mani, però non sempre è possibile. Passo poi nell'uovo. Anche qui lo rotoliamo. Non vi preoccupate se la forma non è più rotonda, poi gliela ridaremo all'ultimo. Mi aiuto e passo nel terzo stadio dove c'è il pan grattato. Ecco, è il momento di ridare un po' la sua forma rotonda e di aiutarci con dell'altro pan grattato. Eccolo qui, è pronto. Lo vado ad adagiare e procedo con tutti gli altri.
vi sarà piaciuto questo video, perché non pensate di iscrivervi cliccando proprio nel tasto qui sotto iscriviti, e se poi cliccherete sulla campanella avrete la certezza che non perderete nemmeno uno dei nostri video. E adesso si frigge! Vi piace questo cestino? Un bel aperitivo, un antipasto, ma si possono mangiare anche per cena. Noi questa sera infatti ci ceniamo. Comincio io. Caldo, caldo, fumante, buonissimo. Ve li consiglio davvero, troverete tutta la ricetta all'interno delle descrizioni e come sempre noi vi aspettiamo qui su Scola la Pasta di Italian Way of Making Food.